Se in questo momento stai ascoltando queste parole, significa che qualcuno ti ha fatto male abbastanza da spingerti a cercare una via d'uscita. Quella persona che ha sempre detto sì quando il cuore urlava no, muore oggi, proprio qui, proprio ora. Marco Aurelio scriveva: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni, ma c'è un segreto finale che cambierà per sempre come vedi te stesso e gli altri. Sei pronto a scoprire chi sei davvero quando smetti di dare il tuo potere agli altri? Il giorno in cui hai ripreso il controllo della tua vita interiore. In questo preciso momento, qualcuno da qualche parte nel mondo sta decidendo come ti devi sentire e tu glielo stai permettendo. È come se avessi consegnato il telecomando delle tue emozioni a persone che nemmeno sanno come funziona il loro. Cosa succederebbe se ti dicessi che esiste un interruttore per disconnetterti da tutto il rumore emotivo che non ti appartiene? Pensa a questa scena. Sei a pranzo con persone che conosci. Una fa un commento che ti ferisce. Il tuo stomaco si contrae. La giornata è rovinata. Ma cosa è successo davvero? Qualcuno ha pronunciato delle parole e tu hai deciso di dargli il potere di controllare il tuo sistema nervoso. Epitteto aveva capito tutto. Non sono gli eventi che ci turbano, ma i giudizi che formuliamo su di essi. Il tuo cervello ha fatto una scelta. Ha deciso che quelle parole erano importanti abbastanza da alterare la tua chimica interna, ma puoi riprogrammare quella risposta. Ti racconto una storia vera. C'era un uomo che lavorava con un capo che lo umiliava quotidianamente. Andava a casa distrutto, scaricava la frustrazione sulla famiglia. Un giorno si fece una domanda diversa. Perché sto dando a quest'uomo il potere di rovinare la vita delle persone che amo? Da quel giorno iniziò un esperimento. Ogni volta che il capo lo attaccava, immaginava di essere protetto da una bolla di vetro blindato. Le parole arrivavano, ma rimbalzavano senza penetrare. In 3 settimane il capo smise di attaccarlo. Perché? Perché non otteneva più la reazione che cercava. I bulli emotivi si nutrono delle tue reazioni. Togli loro il cibo e muoiono di fame. Quando hai ripreso il controllo della tua vita interiore, qualcosa di magico accade. Le persone iniziano a trattarti diversamente, non perché sei cambiato fisicamente, ma perché hai cambiato la tua energia. Hai smesso di emanare vulnerabilità e hai iniziato a irradiare solidità. Seneca diceva: ogni giorno dovrebbe spogliarci di qualche follia. La follia più grande è credere che la tua pace dipenda dagli altri. La tua serenità non è un bene pubblico. Riprendere il controllo non significa diventare insensibili. Significa diventare selettivi. Non significa che non ti importa più di niente. Significa che ora sai distinguere cosa merita la tua energia emotiva. Ecco cosa succede quando attivi questo interruttore. Cominci a vivere dalla tua serenità, invece che per la tua serenità. E quando qualcuno prova a disturbarla, tu non lotti contro di loro, semplicemente non gli dai accesso. Per i prossimi 7 giorni, ogni volta che qualcuno dice qualcosa che normalmente ti disturberebbe, immagina di essere circondato da vetro blindato invisibile. Visualizza le parole negative che rimbalzano senza toccarti. Scrivi in un quaderno: ho scelto di non dare il mio potere a... e completa la frase. Quando hai imparato che il tuo tempo è la valuta più preziosa del mondo, ti faccio una domanda che ti cambierà la vita. Se il tuo tempo fosse denaro contante, a chi daresti 10.000 euro ogni giorno? Perché è esattamente quello che stai facendo. Ogni ora che dedichi a qualcuno è un investimento e troppo spesso stai investendo in azioni che non rendono nulla. C'era una donna che aveva l'abitudine di rispondere a ogni chiamata, a ogni messaggio, a ogni richiesta di aiuto. Si sentiva importante, necessaria, amata, fino al giorno in cui finì in ospedale per esaurimento nervoso. Sai quante persone andarono a trovarla? 2. Sai quante si scusarono per averla sfruttata? 0. Questa donna aveva commesso l'errore più costoso. Aveva confuso essere necessaria con essere amata. Aveva scambiato essere utile con essere valorizzata. Ma le persone che ti amano davvero non vogliono consumarti, vogliono nutrirti. Seneca aveva capito tutto. Non è che abbiamo poco tempo, è che ne sprechiamo molto. Ecco la prova infallibile.
Quando stai con questa persona, ti senti energizzato o prosciugato. Quando la conversazione finisce, hai imparato qualcosa o hai solo dato. Quando hai bisogno di aiuto, questa persona c'è o sparisce. Il vero shock arriva quando ti rendi conto di quante persone nella tua vita sono vampiri temporali. Persone che succhiano il tuo tempo senza dare nulla in cambio, che si presentano solo quando hanno bisogno, che spariscono quando sei tu ad aver bisogno. E la cosa più assurda, spesso ti fanno anche sentire in colpa quando non sei disponibile. Ti dicono che sei egoista, che sei cambiato. Hanno ragione, non sei più come prima, sei diventato intelligente. Marco Aurelio aveva una regola d'oro: confina la tua attenzione al presente. Ma io aggiungo, confina la tua attenzione alle persone che meritano il tuo presente. Le persone di valore riconoscono il valore degli altri. Se qualcuno non apprezza il tuo tempo, è perché non sa apprezzare se stesso. E tu non puoi insegnare il valore a chi vive nella svalutazione. Quando inizi a trattare il tuo tempo come la risorsa preziosa che è, qualcosa di incredibile accade. Le persone iniziano a rispettarti di più. Iniziano a presentarsi preparati quando ti incontrano. Iniziano a offrire prima di chiedere. C'è una differenza abissale tra essere disponibili ed essere sfruttabili. Essere disponibili significa che scegli quando, come e per chi esserci. Essere sfruttabili significa che gli altri decidono per te. Prendi un foglio e dividi in 3 colonne le persone più presenti nella tua vita. Colonna 1. Mi danno energia. Colonna 2. Neutre. Colonna 3. Mi tolgono energia. Per ogni persona nella colonna 3 scrivi un'azione concreta per ridurre il tempo che dedichi loro nei prossimi 30 giorni. Il momento in cui hai trasformato le tue cicatrici in armatura. Ora ti rivelo qualcosa che nessuno ti ha mai detto sul dolore. Non esiste per distruggerti, esiste per ricostruirti. La maggior parte delle persone porta le proprie ferite come trofei della sofferenza, si identificano con esse. Io sono quello che è stato tradito, ma tu stai per imparare qualcosa di rivoluzionario. Non sei quello che ti è successo. Sei quello che hai scelto di diventare dopo. Ti racconto la storia di un uomo che perse tutto in un solo giorno. Lavoro, casa, famiglia. Si ritrovò a dormire nella sua auto senza un centesimo. Invece di diventare amaro, si fece una domanda diversa. Cosa mi sta insegnando questa esperienza? Quella domanda cambiò tutto. Iniziò a vedere ogni ostacolo come un corso di formazione accelerato. La perdita del lavoro gli insegnò l'indipendenza. La perdita della casa gli insegnò cosa era veramente essenziale. La perdita delle relazioni superficiali gli insegnò a riconoscere quelle autentiche. Marco Aurelio scriveva: «Il dolore che non distrugge, rafforza». Ecco la differenza tra chi si spezza e chi si rinforza. La domanda che si fanno. Chi si spezza chiede: «Perché proprio a me?» Chi si rinforza chiede: «Per cosa mi sta preparando?» Trasformare le cicatrici in armatura non significa negare il dolore. Significa attraversarlo con intenzione. Significa estrarre l'oro dal fango. Hai mai notato che le persone che hanno vissuto i tradimenti più profondi diventano i migliori giudici del carattere? Che chi ha attraversato l'abbandono diventa incredibilmente autosufficiente? Il dolore non ti ha rovinato, ti ha specializzato. Epitteto, venduto come schiavo da bambino, diventò il maestro degli imperatori. Come? Trasformò ogni catena in una lezione di libertà interiore, ogni umiliazione in una lezione di dignità. Quando smetti di essere vittima del tuo passato e diventi studente della tua esperienza, il dolore perde potere su di te. Non controlli più le tue scelte. Diventa semplicemente il materiale con cui hai costruito la tua saggezza. Quando le persone vedono che hai trasformato le tue ferite in forza, iniziano a rispettarti diversamente. Vedono in te qualcuno che non si è arreso. La tua presenza diventa medicina per altri che stanno soffrendo. Scrivi su un foglio la tua esperienza più dolorosa. Poi, accanto, scrivi 5 qualità che hai sviluppato grazie a quell'esperienza. Infine, scrivi come potresti usare quelle qualità per aiutare qualcun altro che sta passando qualcosa di simile. Come hai scoperto che la tua autenticità non è negoziabile?
Adesso ti racconto il momento esatto in cui tutto cambia, quando smetti di chiedere il permesso di essere te stesso. Ma prima devi sapere qual è il prezzo reale che hai pagato per tutti questi anni di maschere e compromessi. Hai mai fatto i conti di quanta energia sprechi ogni giorno nel fingere di essere qualcun altro? È come vivere in una casa dove non puoi mai toglierti le scarpe. Scomodo, innaturale, estenuante. Ti racconto la storia di una donna che per 30 anni ha nascosto la sua passione per l'arte, perché la sua famiglia considerava poco seria ogni forma di creatività. Si laureò in economia, lavorò in banca, si sposò con un uomo che approvavano i suoi genitori. Dentro si sentiva morire ogni giorno. Poi ebbe un crollo nervoso e nel silenzio dell'ospedale si fece la domanda che avrebbe dovuto farsi decenni prima. Quando ho smesso di essere me stessa? La risposta la terrorizzò. Non ricordava nemmeno più chi fosse veramente. Questa storia ti suona familiare? Molti di noi hanno barattato la loro autenticità per l'approvazione, hanno venduto la loro unicità per l'accettazione. Ma ecco quello che nessuno ti dice. Quando tradisci te stesso per compiacere gli altri, non ottieni il loro amore, ottieni la loro dipendenza dalla tua falsità. E questa dipendenza non è amore, è controllo. Marco Aurelio scriveva: come è ridicolo stupirsi di qualunque cosa accada nella vita. Ma io aggiungo, come è tragico stupirsi della propria infelicità quando si è passata una vita a negare se stessi. La tua autenticità non è un lusso che puoi permetterti quando le condizioni sono favorevoli. È l'aria che devi respirare per restare vivo. È il carburante che alimenta la tua energia vitale. Ecco la verità che ti libererà. Chi non ti ama per quello che sei veramente, non ti ha mai amato. Ha amato la maschera che indossavi. E tu non sei una maschera. C'è una differenza abissale tra adattarsi e annullarsi. Adattarsi significa trovare il modo di essere te stesso in contesti diversi. Annullarsi significa smettere di essere te stesso per adattarti al contesto. Epitteto insegnava: nessuno può ferirti senza il tuo permesso, ma io aggiungo: nessuno può conoscerti senza la tua autenticità. Quando decidi di essere autentico, all'inizio alcune persone si allontanano. È normale, erano attaccate alla versione falsa di te. Ma poi qualcosa di magico accade. Iniziano ad avvicinarsi persone che risuonano con la tua frequenza reale. Quando smetti di sprecare energia nel fingere, liberi risorse immense per diventare la migliore versione di te stesso. C'è un momento preciso in cui tutto cambia. È quando ti guardi allo specchio e dici: basta, d'ora in poi chi non mi ama così come sono può andarsene. Non è arroganza, è autostima. Fai una lista di 10 aspetti di te stesso che hai nascosto o modificato per essere accettato. Scegli il più piccolo e innocuo tra questi e impegnati a esprimerlo liberamente per una settimana. Osserva cosa succede, chi si allontana e chi si avvicina. Quando hai smesso di essere la farmacia emotiva di tutti, ti faccio una domanda che ti sconvolgerà. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno ti ha chiesto «come stai?» e ha aspettato davvero la risposta? Se devi pensarci più di 5 secondi, allora sai già di cosa sto parlando. Sei diventato il farmacista emotivo del tuo gruppo. C'era un uomo che per anni era stato il confidente di tutti. Amici, colleghi, persino estranei si sentivano autorizzati a scaricare su di lui i loro problemi. Lui ascoltava, consigliava, consolava, fino al giorno in cui si accorse di una cosa agghiacciante. Non sapeva più chi era quando non stava aiutando qualcuno. Aveva sviluppato dipendenza da essere necessario. La sua autostima dipendeva completamente dal sentirsi utile agli altri. Ma il prezzo era atroce. Aveva perso completamente il contatto con i suoi bisogni, i suoi sogni, la sua vita interiore. Seneca scriveva: «È più facile escludere i mali piuttosto che controllarli. I mali che devi escludere, i vampiri emotivi, quelle persone che si nutrono della tua energia emotiva senza mai restituire nulla. Ecco come li riconosci. Appaiono solo quando hanno problemi. Spariscono quando tu ne hai. Le conversazioni con loro sono sempre monologo dei loro drammi. Non ti fanno mai domande su di te. La cosa più insidiosa, ti fanno sentire in colpa quando non sei disponibile. Ti dicono che sei l'unica persona che li capisce. Ti rendono indispensabile per poi farti sentire cattivo se non ci sei.
Marco Aurelio aveva capito tutto. Non puoi controllare quello che ti accade, ma puoi sempre controllare come rispondi. La risposta giusta ai vampiri emotivi non è l'aiuto, è il confine. Cosa succede quando metti dei confini sani? All'inizio protestano, ti accusano di essere egoista, freddo, cambiato. Ma ecco la verità: se qualcuno protesta quando smetti di sacrificarti per lui, quella persona non ti amava il sacrificio. Epitteto insegnava: chi cerca di compiacere tutti finisce per non compiacere nessuno, soprattutto se stesso. Ma io aggiungo: chi cerca di guarire tutti finisce per ammalarsi. Ecco il test definitivo per capire se una relazione è equilibrata. Cosa succede quando dici no? Se la persona accetta, rispetta, comprende, quella è una relazione sana. Se protesta, insiste, manipola, quella è una relazione tossica. La svolta arriva quando ti rendi conto di una verità rivoluzionaria. Non sei responsabile delle emozioni degli altri. Non sei responsabile della loro felicità. Sei responsabile solo delle tue. Quando smetti di essere disponibile per tutti, diventi davvero disponibile per i pochi che lo meritano. C'è una differenza enorme tra essere compassionevoli ed essere utilizzabili. La compassione ha confini, l'essere utilizzabili no. Per i prossimi 14 giorni, ogni volta che qualcuno ti chiede aiuto emotivo, prima di rispondere, fai questa domanda: questa persona mi ha mai chiesto come sto senza un motivo? Se la risposta è no, limita il tuo aiuto a 10 minuti e poi cambia argomento. Il giorno in cui la tua saggezza è diventata più forte della tua solitudine, arriviamo al punto che spaventa di più. Il momento in cui devi scegliere tra la tua pace e la compagnia, tra la tua autenticità e l'appartenenza. E qui molti si fermano, ma tu no. Ti hanno sempre fatto credere che essere soli fosse il fallimento più grande, ma nessuno ti ha mai detto la verità sulla solitudine scelta. È il lusso più grande che puoi concederti. C'è una differenza abissale tra essere soli per paura e essere soli per scelta. Chi è solo per paura fugge da se stesso. Chi è solo per scelta si abbraccia. Ti racconto la storia di una donna che si ritrovò divorziata dopo 25 anni di matrimonio. Tutti si aspettavano che corresse subito a cercare qualcun altro. Invece fece qualcosa di rivoluzionario. Si prese un anno sabbatico dalle relazioni. All'inizio fu terrificante. Non sapeva come riempire il silenzio, ma lentamente qualcosa di magico iniziò ad accadere. Iniziò a conoscersi. Scoprì che amava alzarsi all'alba e guardare il sole sorgere. Scoprì che aveva una passione nascosta per la fotografia. Scoprì che era molto più forte di quanto avesse mai immaginato. Marco Aurelio passava ore in solitudine a scrivere le sue riflessioni. Sapeva che il dialogo con se stessi è il dialogo più importante della vita. Scriveva: sempre è possibile, allora che vuoi, ritirarti in te stesso. La solitudine scelta non è punizione, è premio. È il momento in cui smetti di essere influenzato dalle opinioni degli altri e finalmente senti la tua voce autentica. Non stai scappando dalle persone, stai scegliendo le persone giuste. Seneca aveva una regola d'oro: è meglio essere soli che in cattiva compagnia. Ma io aggiungo: è meglio essere soli che perdere se stessi nella compagnia sbagliata. Quando smetti di aver paura della solitudine, smetti anche di accettare compagnie mediocri. Quando sai stare bene da solo, alzi automaticamente gli standard per chi può entrare nel tuo spazio. Le persone lo sentono che non hai bisogno disperato di loro. E paradossalmente, questo ti rende incredibilmente attraente. La solitudine non è vuoto da riempire, è spazio da abitare. Non è tempo da ammazzare, è tempo da vivere. Le persone più interessanti del mondo sono quelle che sanno stare bene da sole. Pianifica 3 appuntamenti con te stesso questa settimana, 2 ore ciascuno, senza telefono. Il primo dedicalo a non fare nulla, il secondo a fare qualcosa che ti piace ma che non fai mai. Il terzo a scrivere una lettera di apprezzamento a te stesso. Come sei diventato l'architetto del tuo destino. Adesso arriviamo al cuore di tutto, il momento in cui smetti di essere un passeggero della tua vita e diventi il pilota. Per anni hai confuso il reagire con il vivere. Hai creduto che rispondere agli eventi
fosse la stessa cosa che creare la tua realtà. Immagina due persone che perdono il lavoro lo stesso giorno. La prima passa 6 mesi a lamentarsi, a incolpare l'economia, a aspettare che qualcuno la chiami. La seconda passa 6 mesi a formarsi, a creare contatti, a costruire qualcosa di nuovo. Stesso evento, reazioni completamente diverse, risultati opposti. La differenza: la prima si è vista come vittima delle circostanze, la seconda si è vista come creatrice di soluzioni. Epitteto aveva capito il segreto più potente. Non puoi controllare quello che ti accade, ma puoi sempre controllare come rispondi. E in quella risposta sta il tuo potere e la tua libertà. La maggior parte delle persone vive in modalità reattiva. Qualcuno fa qualcosa, loro reagiscono. Succede un evento, loro si adattano. Sono come foglie al vento, si muovono, ma non decidono la direzione. Tu stai per diventare il vento. Marco Aurelio scriveva: confina la tua attenzione al presente, perché qui risiede il tuo potere. Essere presente non significa essere passivi, significa essere consapevoli delle tue scelte in ogni momento. Quando diventi l'architetto del tuo destino, smetti di chiederti perché succede questo a me e inizi a chiederti cosa posso costruire con questo. I problemi diventano materiali da costruzione, le sfortune diventano sfide che scegli di affrontare. C'è una differenza fondamentale tra subire la vita e creare la vita. Chi subisce aspetta che le cose migliorino. Chi crea fa in modo che migliorino. Diventare architetto del proprio destino non significa controllare tutto, significa scegliere la tua risposta a tutto. La tempesta può arrivare lo stesso, ma ora decidi tu se lasciarti travolgere o imparare a danzare nella pioggia. Ogni volta che prendi una decisione consapevole, stai dicendo all'universo: io esisto. Io conto, io decido. E l'universo risponde mandandoti più opportunità da scegliere. La libertà non è l'assenza di problemi. La libertà è il potere di scegliere i tuoi problemi. E quando scegli i tuoi problemi, smettono di essere problemi e diventano progetti. Scrivi 3 aree della tua vita che senti capitarti, invece che essere scelte attivamente da te. Per ciascuna area, identifica una decisione concreta che puoi prendere nei prossimi 30 giorni per riprendere il controllo. Il momento in cui hai imparato a trasformare l'addio in libertà. Eccoci arrivati al capitolo più difficile, ma anche più liberatorio, il momento in cui devi lasciare andare. Non solo le persone che ti fanno male, ma anche quelle a cui vuoi bene, ma che non possono più viaggiare con te. Questa è la verità più dura da accettare. A volte l'amore non basta. A volte 2 persone possono amarsi profondamente, ma essere incompatibili per il futuro. A volte devi scegliere tra tenere qualcuno nella tua vita e tenere la tua pace mentale. Ti racconto la storia di 2 amiche inseparabili da 20 anni. Una iniziò un percorso di crescita personale. L'altra si sentì minacciata e iniziò a sabotarla. All'inizio fu sottile, commenti sarcastici, battute sui suoi cambiamenti improvvisi. Poi divenne più esplicito, critiche dirette, attacchi alla sua crescita. La donna che stava crescendo si trovò davanti a una scelta atroce: rinunciare alla sua evoluzione per salvare l'amicizia o continuare a crescere e rischiare di perdere una persona che amava. Scelse la crescita e perse l'amica. Fu devastante, ma 3 anni dopo aveva costruito una vita che non avrebbe mai immaginato possibile e aveva attirato persone che non solo supportavano la sua crescita, ma la alimentavano. Marco Aurelio scriveva: la perdita non è altro che cambiamento e il cambiamento è il piacere della natura. Lasciare andare non è solo perdita, è anche liberazione, è fare spazio per quello che deve arrivare. Ogni volta che tieni qualcosa che non ti serve più, stai impedendo l'arrivo di qualcosa di meglio. È come tenere i vestiti che non ti stanno più nell'armadio. Seneca aveva capito tutto. Ogni attaccamento è sofferenza, ma io aggiungo, ogni non attaccamento è possibilità. Lasciare andare non significa diventare freddi, significa diventare saggi, significa capire che l'amore vero a volte richiede la distanza. Ecco il test definitivo.
Questa persona supporta la versione di te che stai diventando o cerca di riportarti alla versione che eri. Ti incoraggia a crescere o ti fa sentire in colpa per i tuoi cambiamenti. Le persone che sono destinate a restare cresceranno con te. Quelle che non lo sono combatteranno la tua crescita. Non è cattiveria, è incompatibilità evolutiva. Il paradosso più bello: quando smetti di aggrapparti disperatamente alle persone, quelle giuste iniziano ad aggrapparsi a te. Quando smetti di aver paura della solitudine, attiri persone che vogliono condividere la pienezza, non riempire il vuoto. Lasciare andare non è solo liberazione per te, è liberazione anche per loro. Li stai liberando dal peso di essere qualcosa che non sono. La capacità di lasciare andare è direttamente proporzionale alla tua capacità di attrarre. Più sai dire addio a quello che non ti serve, più sai riconoscere quello che ti serve davvero. E quando arriva quello che è veramente allineato con te, capirai perché tutto il resto doveva andarsene. Identifica una relazione nella tua vita che senti essere diventata limitante. Scrivi una lettera che non invierai a questa persona, ringraziandola per quello che ti ha dato e spiegando perché è tempo di prendere strade diverse. Poi brucia la lettera. Segreto che cambia tutto. Eccoci arrivati al segreto che ti avevo promesso all'inizio. Il segreto che cambia tutto. Sei pronto? Il segreto è questo. Tu non hai mai avuto bisogno di cambiare per essere amato. Avevi solo bisogno di smettere di amare le persone sbagliate. Tutto quello che hai imparato in questo viaggio non ti ha cambiato. Ti ha rivelato. La persona che sei ora, quella forte, consapevole, selettiva, questa persona sei sempre stato tu. Era solo sepolta sotto anni di condizionamenti, paure, tentativi di compiacere gli altri. Marco Aurelio aveva ragione. Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. L'opinione di non avere abbastanza valore era solo un'opinione. L'opinione che dovessi sacrificarti per essere amato era solo un'opinione. Ora conosci i fatti. Sei prezioso esattamente come sei. Meriti amore senza sacrificare te stesso. Dire no è un diritto sacro. E quando vivi secondo questi fatti, non solo cambi la tua vita, cambi anche la vita delle persone intorno a te, perché gli dai il permesso di essere autentiche anche loro. Ricorda sempre, non stai diventando una persona cattiva, stai diventando una persona che sa dire no. E quella differenza cambierà tutto nella tua vita. Il tuo viaggio è appena iniziato, ma ora sai che la strada è tua, la penna è nelle tue mani, il potere è dentro di te e nessuno, mai più, potrà portartelo via. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.